Come cambia il sistema nervoso centrale di un giovane che assume cannabis? È possibile aiutarlo con il neurofeedback? Vi parlerò di un caso. Alex si presenta al mio studio con i suoi genitori. Gli hanno diagnosticato un disturbo dell'apprendimento e di attenzione. I genitori ovviamente sono molto preoccupati perché il figlio fa uso di cannabis e ha problemi con la giustizia. La situazione familiare è conflittuale, il ragazzo spesso non rispetta le regole ed è aggressivo. I genitori ovviamente vogliono che il figlio prenda le proprie responsabilità, quindi smetta di fumare, abbia un comportamento adeguato e che vada bene a scuola. Alex però, pur impegnandosi, ha basso rendimento scolastico. Piuttosto che accettare il dolore di non essere capace, preferisce identificarsi in termini negativi come un ribelle, un aggressivo e adeguarsi ai comportamenti del gruppo per sentirsi accettato. I problemi di apprendimento e di attenzione possono generare problemi di autostima e questi a volte portano a fare uso di cannabis. La cannabis purtroppo indebolisce il funzionamento neurologico, produce ipoattivazione, peggiora i problemi di attenzione, concentrazione e di apprendimento e il processamento delle informazioni viene rallentato. A volte causa problemi del sonno, episodi psicotici, problemi anche di dipendenza. Tutto questo diminuisce invece che aumentare l'autostima. Per prima cosa ho fatto ad Alex una valutazione EEG e da questa è emerso che l'ampiezza delle onde lente è particolarmente elevata nella parte anteriore del cervello. Questo mostra ipoattivazione. Immaginate un cervello che deve prestare attenzione a scuola ed è quasi addormentato. Alex ha la mente che vaga, quindi non può essere attento né apprendere. L'efficienza mentale è particolarmente colpita, in quanto il processamento delle informazioni viene rallentato. La mente rischia di mostrare declino cognitivo nonostante la giovane età. Emerge inoltre il disturbo del sonno. Alex pensava che la cannabis lo avrebbe aiutato a rilassarsi e a dormire meglio, ma purtroppo essa non risolve tale problema. Anche le difficoltà nella sfera emotiva, i conflitti che si creano a casa, la bassa autostima, la depressione conseguente sono visibili nell'analisi del suo elettroencefalogramma. Per questo specifico paziente sono intervenuta definendo un training di neurofeedback per migliorare la condizione neurologica e insegnare al cervello ad essere più efficiente e quindi a lavorare a frequenze più veloci. Questo ha prodotto un aumento della capacità di attenzione, concentrazione e di apprendimento e di conseguenza ha aiutato il ragazzo ad aumentare la propria autostima nella scuola e nelle relazioni, riducendo la necessità di fuggire attraverso il fumo dalle proprie responsabilità. Credo che per Alex il neurofeedback sia stato di grande aiuto. Sarei quindi interessata a leggere i vostri commenti se vi fa piacere lasciarli. Grazie.